Benvenuti a tutti. Ci eravamo lasciati con il discorso relativo al rapporto tra bilanciato e sbilanciato nelle sorgenti analogiche e oggi affrontiamo lo stesso tema ma riguardo le sorgenti digitali. E che cosa vuoi dirci, Enrico? Allora, come accennato nel termine della puntata precedente sulle sorgenti analogiche, il mondo del digitale ha delle problematiche diverse rispetto a quello dell'analogico, dei vantaggi rispetto a quello delle sorgenti analogiche, ma è comunque un mondo estremamente variegato e considerando la diffusione oggi delle sorgenti digitali è importante comprendere come gestire nel modo migliore le connessioni bilanciate e sbilanciate, tenendo conto che la catena deve essere vista e studiata nella sua globalità. Non possiamo limitarci a osservare solo ciò che succede all'interno di una sorgente digitale e da lì magari prendere l'uscita bilanciata per tutta una serie di motivi, quando poi troviamo che all'interno della catena abbiamo degli altri colli di bottiglia che preferirebbero un altro tipo di connessione. Ok, quindi qual è il punto di partenza che sceglieresti per attraversare questo mondo così variegato? Direi che può essere molto utile fare una sorta di excursus storico per capire come le varie connessioni nel tempo si sono modificate. In ogni, chiamiamolo, periodo storico poteva essere più di vantaggio una connessione di un certo genere piuttosto che dell'altra. Allora, a livello di excursus storico, in qualche modo è d'obbligo partire considerando che i convertitori che hanno equipaggiato le sorgenti digitali, direi fino alla metà degli anni 90, erano essenzialmente convertitori che si basavano sul principio della conversione PCM attuata nella stragrande maggioranza, se non nella totalità dei casi, attraverso una circuitazione R2R. L'R2R poteva essere realizzato in diversi modi, ma un aspetto peculiare era che l'uscita del blocco R2R era o una corrente o una tensione singola riferita allo zero di massa. Quindi il segnale nullo audio coincideva con un segnale nullo in uscita. Prendiamo per esempio lo schema interno blocchi funzionali del mai abbastanza compianto PCM 1704, che è stato in qualche modo il canto del cigno di questa tipologia di convertitori. Vediamo che internamente era realizzato con due blocchi di conversione PCM a 23 bit, una gestione dell'offset molto raffinata, per cui, come accennato in precedenza, quando il segnale musicale è il silenzio, quindi il segnale nullo, la corrente in uscita è nulla. La corrente in uscita in qualche modo è una replica fedele del segnale audio, può assumere valori positivi e valori negativi. Questo comporta un vantaggio notevole, ovvero il convertire la corrente in uscita nella tensione in uscita era molto semplice perché con un unico circuito invertente, convertitore corrente e tensione, avevamo in uscita la tensione rappresentante del segnale audio con un offset nullo, ovvero silenzio, tensione di uscita 0. E questa tensione di uscita poteva andare dai picchi positivi ai picchi negativi. Infatti questi tipi di circuiti venivano alimentati con due tensioni simmetriche, nel caso del PCM 1704 più 5 volt meno 5 volt. Questo consentiva al segnale d'uscita appunto di poter disporre delle due polarità direttamente in modo nativo. Vista nell'ottica della conversione fra il digitale e l'analogico, una soluzione di questo genere è estremamente lineare, pulita e necessita di pochissimi componenti per poter essere implementata. Ma in qualche modo, non dico che sia uno svantaggio, ma la caratteristica che ha è che è spontaneamente e naturalmente single-ended, ovvero converte per ogni canale, sinistro o destro, un unico tensione in uscita. Nel caso quindi volessimo attuare una connessione bilanciata, come veniva affrontato con la presenza di questo genere di convertitore questo problema? La soluzione più elegante e per certi versi anche più dispendiosa
che poteva essere implementata era quello di utilizzare 4 convertitori, 2 convertitori per un canale e altri 2 convertitori per l'altro canale. Uno dei 2 convertitori era alimentato col segnale digitale invertito, per cui in qualche modo generava una polarità opposta rispetto al canale principale. Una soluzione di questo genere era una soluzione implementata esclusivamente su macchine di alto livello, perché il costo del convertitore non era trascurabile, era un importo abbastanza consistente nell'economia complessiva della macchina. In qualche modo costringeva a raddoppiare tutta la circuitazione per avere la parte positiva e la parte negativa. Di controaltare, in una soluzione di questo genere, cosa c'è? Che il segnale RCA, quindi l'uscita sbilanciata, viene prelevata come differenza fra la polarità positiva e la polarità negativa. Questo, se da un certo punto di vista comporta un vantaggio per quello che riguarda potenzialmente il rapporto segnale-rumore e la distorsione, dall'altro punto di vista però impone che ci sia sul percorso del segnale un componente aggiunto. Quindi la situazione diventa un po' delicata, nel senso che uno potrebbe seriamente porsi la domanda: in una situazione come questa, suona meglio l'uscita XLR o suona meglio l'uscita RCA? Perché se è vero che in questo caso non abbiamo nulla che ci fa la differenza fra la polarità positiva e negativa, e quindi che tende a ridurre la distorsione, dall'altra parte nell'uscita RCA abbiamo un componente aggiunto sul percorso del segnale, e quindi è da valutare molto attentamente quale delle due possa avere realmente la caratteristica sonora migliore. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti, il circuito di base che viene utilizzato per fare la differenza è il classico amplificatore differenziale. Quindi, fra l'uscita nativa del DAC e l'uscita RCA abbiamo interposto questo circuito, dove abbiamo un circuito integrato, molto spesso realizzato sotto forma di chip. Difficilmente si usa una circuitazione a componenti discreti, e qualche resistenza sul percorso del segnale. Un'altra soluzione che veniva utilizzata per avere un'uscita bilanciata anche in convertitori PCM senza dover raddoppiare il numero dei convertitori era quello di utilizzare un amplificatore invertente, il quale, partendo dall'uscita positiva, ci generava l'uscita negativa. Come abbiamo accennato nelle puntate precedenti, questo stadio non è d'obbligo che ci fosse, quindi si poteva collegare direttamente l'uscita positiva dell'XLR direttamente al convertitore e invertire questa tensione per poter pilotare l'uscita negativa dell'XLR. A parte i vantaggi di costo, nel senso che si risparmiano 2 convertitori, una soluzione di questo genere per certi versi penalizza di meno il circuito, nel senso che possiamo collegare l'RCA direttamente all'uscita positiva e non abbiamo bisogno di interporre un circuito che ci faccia la differenza fra le 2 polarità del segnale per avere uscita RCA. Quindi, in grande sintesi, probabilmente in una circuitazione di questo genere l'RCA suona meglio di quello che potrebbe suonare l'XLR, avendo l'XLR un circuito addizionale sul percorso del segnale. In qualche modo ci troviamo in una situazione quasi opposta a questo. Qui abbiamo l'XLR che è nativo e l'RCA che in qualche modo è derivato aggiungendo e complicando il circuito. In questo caso abbiamo l'RCA che può essere ricavato direttamente e l'XLR che viene ricavato con una complicazione del circuito. Anche in questo caso esistevano delle apparecchiature che per risolvere il problema dell'uscita bilanciata si affidavano ai driver. Quindi dal convertitore singolo che usciva, chiamiamolo così, in single-ended, l'RCA collegata direttamente e l'XLR pilotata attraverso questo circuito addizionale. Vantaggi
costi più bassi rispetto al doppio convertitore, l'RCA collegato direttamente, quindi la qualità migliore. L'XLR in un circuito di questo genere diventa, a mio avviso, quasi un'uscita accessoria, essendo penalizzata come qualità rispetto all'RCA. Per completare il quadro è d'obbligo dire che a quell'epoca non era infrequente trovare delle sorgenti digitali con uscite valvole, per cui in quel caso per certi versi era molto semplice passare dall'uscita RCA all'uscita XLR attraverso l'uso di un trasformatore. Il trasformatore aveva anche il compito di adattare le impedenze direttamente al circuito valvole per poter pilotare l'uscita XLR. Molto spesso l'RCA era prelevata direttamente dal segnale positivo e messa a massa. Quindi da questa parte avevamo la circuitazione a valvole, trasformatore di uscita, XLR e RCA. Mi è capitato però di vedere in più di un caso, e non ho mai capito perché hanno fatto una soluzione di questo genere, quindi l'XLR generato direttamente con un trasformatore di accoppiamento verso la circuitazione a valvole e l'RCA prelevata attraverso un circuito integrato a stato solido che faceva la differenza fra segnale positivo e negativo. A me è sempre sembrato un'assurdità, nel senso della mancanza di coerenza fra la circuitazione a valvole per poi inserire un circuito a stato solido per ricavare uscita RCA, quindi con caratteristiche soniche anche nettamente diverse rispetto a quello dell'XLR, ma tant'è, esistono ancora in commercio questi prodotti. Ecco, nel nostro excursus storico arriviamo circa a metà degli anni 90, quando hanno cominciato a introdursi un'altra tipologia di convertitori. All'epoca avevano nomi abbastanza diversi, ma il concetto era tutto sommato simile. Chi li chiamava bitstream, chi monobit, chi sigma delta. Comunque il punto fondamentale è che si è passati a livello soprattutto di esigenze di costi dai convertitori R2R PCM a convertitori strutturalmente più semplici da costruire dal punto di vista industriale. E questo ha in qualche modo influenzato in modo radicale l'elettronica analogica all'interno delle sorgenti digitali e di conseguenza anche l'attitudine o meno a utilizzare nativamente uscite bilanciate piuttosto che sbilanciate. Cerchiamo di entrare un po' in dettaglio su questi aspetti. Prendiamo per esempio la D1855 dall'Analog Device, che è stato per lungo tempo una sorta di riferimento montato su molte macchine digitali anche di alto livello. Vediamo che all'interno ha un'architettura sigma delta. Nell'architettura sigma delta, in grande sostanza, si diminuiscono il numero di bit di conversione. Il convertitore che segue è un convertitore strutturalmente diverso rispetto al R2R PCM e in uscita da questo genere di convertitori possiamo avere due soluzioni. Alcuni convertitori escono in corrente e altri escono direttamente in tensione, ma sia in un caso che nell'altro non abbiamo più un'unica corrente o un'unica tensione riferita allo zero centrale, ma abbiamo correnti o tensioni che sono presenti con le due polarità, positiva o negativa, ovvero l'uscita è già intrinsecamente bilanciata. In questo caso possiamo vedere meglio che cosa succede. Abbiamo una corrente negativa e una corrente positiva per il canale sinistro. Entrano nella circuitazione analogica, dove viene fatta la conversione corrente-tensione per una polarità, per l'altra polarità. Dalla tensione in uscita, facendo la differenza, si ottiene la tensione in uscita. Tensione in uscita riferita a massa, quindi è la tensione che tipicamente va a pilotare l'uscita RCA. A seconda dell'architettura reale di questi circuiti, il segnale negativo e positivo può presentare, rispetto alla tensione di zero di riferimento, un offset
di circa metà della tensione di alimentazione, per cui il segnale presente in questi due punti non può essere direttamente utilizzato per andare verso le connessioni XLR, in quanto presenterebbe una tensione di offset alta e potenzialmente molto pericolosa. Vedremo più in dettaglio come in qualche modo si aggira e si risolve questa problematica, ma l'importante è notare come in una situazione di questo genere l'uscita RCA è quasi obbligatoriamente ricavata da un circuito che deve fare la differenza fra le due polarità. Quindi nativamente in qualche modo è svantaggiata rispetto all'uscita XLR. Un'architettura di questo genere è forse la prima sorgente apparsa che in qualche modo parla già un linguaggio bilanciato. In questo circuito vediamo implementato in pratica ciò che abbiamo visto là solo a livello teorico. Abbiamo l'onnipresente NI 5532, versione doppia dell'NI 5534, funzionare come convertitore corrente-tensione. La tensione positiva e negativa del canale sinistro entra in questo circuito che, oltre che fare la differenza fra le due tensioni, effettua anche il filtraggio passo-basso in uscita. Qui possiamo prelevare la tensione di uscita del canale sinistro e mandarla direttamente all'RCA. In questo schema abbiamo una situazione che è per certi versi tipica di quando si incontrano apparecchiature che utilizzano le SS Sabre come convertitore. Anche in questo caso abbiamo le due polarità di uscita. C'è da tenere presente che per come è strutturato internamente il Sabre, teoricamente può uscire sia in tensione che in corrente, dipende dal progettista quale delle due soluzioni preferisce utilizzare. Per quello che ci riguarda in questa analisi è del tutto irrilevante quale metodologia viene scelta, nel senso che abbiamo due stadi che possono essere o degli stadi buffer se esce in tensione o degli stadi di conversione corrente-tensione se esce in corrente. In uscita abbiamo le due polarità, queste due vanno direttamente all'XLR e l'uscita RCA è ancora per una volta prelevata con l'uso di un circuito accessorio. Se poi vogliamo arrivare alle cuffie, abbiamo in serie altri elementi che servono per pilotare la cuffia con l'impedenza che è caratteristica della cuffia. Quindi fra il segnale che arriva qui e il segnale che esce dal DAC abbiamo interposto un non trascurabile numero di elementi. Entrando ancora più in dettaglio, siamo sempre in casa ESS. Questo schema lo possiamo trovare implementato nella stragrande maggioranza dei casi nelle apparecchiature che utilizzano questo tipo di convertitore, ma essenzialmente analogo lo troviamo anche implementato nelle case che utilizzano gli altri convertitori, ovvero ad esempio gli HPM piuttosto che i Texas, o anche i convertitori della ROM utilizzano pari pari la stessa architettura. Quindi abbiamo per un canale e per l'altro canale gli elementi di cui facciamo cenno nell'immagine precedente. Ingrandita per essere meglio visualizzata, abbiamo i due circuiti integrati che si occupano della conversione corrente e tensione. Interessante come per risolvere il problema dell'offset di corrente, in questo caso viene dato come tensione di riferimento una tensione che in qualche modo consente di far sì che quando il segnale audio è 0, quindi c'è il silenzio, la tensione in uscita sia 0. Se il riferimento fosse messo a massa, quando il segnale audio è 0, avremmo in uscita da questo stadio una tensione di offset molto alta e potenzialmente pericolosa. Con una strategia di questo genere viene azzerato questo aspetto. Nel caso dell'SS questo qui è possibile, nel caso di altri convertitori non è possibile perché altre case impongono che il punto dove si preleva la corrente di uscita coincida con la massa del segnale. In questo caso invece il punto di prelievo della corrente non coincide con lo zero dell'alimentazione, ma con una tensione che all'incirca è circa la metà della tensione dell'alimentazione.
Comunque, una volta ottenuto le nostre due polarità, vengono mandate direttamente all'XLR e col circuito differenziale viene mandato all'RCA. Se dovessimo fare alcune considerazioni legate all'XLR piuttosto che all'RCA, cosa se ne può ricavare? Possiamo ricavarne che in macchine costruite in questa architettura sicuramente l'XLR ha un vantaggio a livello sonoro rispetto all'RCA, avendo meno componenti sul percorso del segnale. Quindi in una macchina di questo genere sarebbe preferibile utilizzare la connessione XLR. Vedremo nella puntata seguente cosa accade però lato amplificatore o preamplificatore che deve ricevere questo segnale. In termini generali, rispetto alla vecchia conversione R2R PCM, la conversione delta sigma ci porta ad avere una complessità circuitale più alta, la necessità di filtri che in qualche modo taglino il rumore fuori banda, anche quella abbastanza importante, e soprattutto il fatto che per andare a estrarre un segnale RCA da quello è praticamente d'obbligo aggiungere e complicare il circuito. Ecco, rimanendo nel campo del delta sigma, va anche considerato un aspetto, ecco. Diversi costruttori in qualche modo dichiarano di avere una loro piattaforma di conversione proprietaria, magari dando dei nomi anche abbastanza esotici alla tecnologia che usano, ma nella stragrande maggioranza dei casi, in grande sintesi, non è altro che una riformulazione di quello che è tutto ciò che abbiamo visto prima legato al delta sigma. In questo caso stiamo parlando della DCS, il loro convertitore, analizzandolo bene, alla fine, in grande sostanza, è un delta sigma dove la parte di conversione è realizzata con una circuitazione simile R2R, con un numero di bit molto più limitato. Al lato pratico soffre esattamente delle stesse problematiche di cui abbiamo accennato relativamente ad esempio il convertitore della Sabre. Come in certi casi si dice, quello che si butta fuori dalla porta delle volte rientra dalla finestra, ovvero i costruttori che realizzavano i chip di conversione hanno tolto dalle loro linee di produzione i convertitori PCM basati sulla tecnologia R2R. Questa tecnologia in qualche modo è rientrata dalla finestra sotto forma di schede di conversione realizzata, diciamo così, a componenti discreti. Non so dire se il termine componenti discreti sia esattamente da prendere a lettera, nel senso che comunque abbiamo dei circuiti integrati che sovrintendono a tutto il segnale. Certamente tutto questo non è integrato all'interno di un unico chip, quindi ad esempio le singole resistenze sono resistenze discrete. Qui vediamo l'esempio di una scheda proposta da un costruttore. Cosa possiamo osservare? Possiamo osservare che canale di conversione destro, canale di conversione sinistro. All'interno di ogni singolo canale abbiamo un ulteriore elemento di simmetria. Qui abbiamo la polarità negativa del segnale, qui abbiamo la polarità positiva del segnale. Una scheda di questo genere esce già nativamente in bilanciato. Da una semplice analisi visiva non sono certo di cosa siano questi due circuiti integrati posti sul percorso del segnale, apparentemente sul percorso del segnale in uscita. È altamente probabile che siano delle sorte di buffer per isolare la parte R2R dalla parte di uscita, adattarne le impedenze e tenere tutta la parte di conversione immune dalle caratteristiche di carico che ci possono essere in uscita. Beh, direi che abbiamo fatto un'ampia panoramica di quelli che sono i casi relativi alle sorgenti digitali, ma non abbiamo parlato dell'ADAC. In effetti, anche per discrezione, essendo questi video in qualche modo con intento divulgativo e non promozionale, non ho parlato della nostra piattaforma di conversione ADAC. Quello che possiamo dire in questo contesto è che la piattaforma ADAC è nata per avere delle caratteristiche molto vicine a quello che era i convertitori PCM R2R, ovvero l'uscita è un'uscita simmetrica rispetto allo zero. Quando il segnale audio è zero,
l'uscita in corrente dall'ADAC è 0, varia fra una polarità positiva e una polarità negativa, ha un'alimentazione duale rispetto alla massa e quindi in qualche modo è assimilabile a quello che poteva essere come caratteristiche generale un convertitore come il PCM 1704 o altri convertitori PCM di altri costruttori. Da come viene fatta l'uscita XLR? L'uscita XLR sulle macchine attualmente in produzione è fatta secondo il principio del minimo intervento possibile, ovvero il terminale positivo dell'XLR è collegato direttamente all'RCA, è collegato nativamente alla parte di uscita dal convertitore. Esiste un circuito integrato di conversione fra la polarità positiva e negativa, quindi un invertitore a guadagno unitario che pilota il terminale negativo dell'XLR. Ho ritenuto di fare questa scelta perché nel 99% dei casi, come da noi anche suggerito, la connessione utilizzata è una connessione RCA, quindi sarebbe stato anche inutile caricare le macchine di un costo supplementare per avere una circuitazione totalmente simmetrica e bilanciata quando lato pratico viene utilizzata probabilmente dall'1% degli utenti. In qualche modo approfitto dell'occasione per ribadire un concetto molto importante, ovvero che ciò che è interposto fra il convertitore e l'uscita RCA, quindi la sezione che effettua la conversione fra la corrente e la tensione di uscita e il filtraggio analogico, nel caso della piattaforma ADAC è realizzata interamente a componenti discreti con una topologia nostra proprietaria che ci è veramente costata a livello di sviluppo e di tempo una quantità enorme di tempo per riuscire a ottenere certe prestazioni, soprattutto certe prestazioni sonore. Da questo punto di vista, ovvero delle caratteristiche sonore, la comparazione col vecchio 1704 la possiamo fare solo in termini funzionali, ovvero anche lui aveva una corrente di uscita simmetrica rispetto allo zero, ma a livello della capacità di rendere un'aderenza alla verità musicale, la piattaforma ADAC ha fatto un consistente passo in avanti. E questa puntualizzazione che hai fatto immagino fosse anche per anticipare eventuali domande sull'ADAC, appunto. Sì, in effetti mi sono permesso di fare questa puntualizzazione perché molto spesso ci chiedono come funziona comparativamente a altre piattaforme, per cui, visto che abbiamo trattato il tema, era anche giusto in qualche modo rispondere a questa domanda. Benissimo, abbiamo finito la panoramica sulle sorgenti digitali e sul rapporto tra RCA e XLR nelle sorgenti digitali. E vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.